Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e finalmente possiamo parlare di campionato. Fiorentina-Napoli, terminate le nazionali, sono rientrati tutti, anch'issa l'ultimo a rientrare perché ha giocato ieri l'ultima partita con la propria nazionale. Facciamo il punto della situazione perché ci sono state prestazioni più che convincenti, al di là di un bel po' di gol portati poi a casa per i nostri impegnati con le rispettive nazionali. Le condizioni di Gutierrez e Neres sotto l'occhio del ciclone lo si sta monitorando dal punto di vista fisico per vedere se lo possiamo portare a Firenze o meno. Facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, se passate per la prima volta attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica e mi date una grossa mano a far crescere il canale stesso. E se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Prima di passare a Fiorentina-Napoli con probabili formazioni e ovviamente la terna arbitrale che è uscita oggi, volevo fare un attimo il punto su queste nazionali e come sono rientrati i nostri, al di là di Rachmani che abbiamo visto è infortunato e ovviamente da tenere sott'occhio le condizioni e quando rientrerà. Ci sono prestazioni più che convincenti. De Bruyne col Belgio ha fatto una grandissima partita, soprattutto nell'ultima uscita, gol, assist, è una prestazione da incorniciare. Gilmour e McTominay fondamentali per la Scozia e decisivi nell'ultima partita con la Scozia vittoriosa per 2-0. Elmas ha fatto un gran gol in serpentina con la nazionale e quindi diciamo che dal punto di vista mentale fa anche bene tornare poi nel proprio club con una prestazione in nazionale fatta come si deve, condita anche con gol, assist e quant'altro. Politano ha fatto molto bene con l'Italia, lo stesso Marianucci ha fatto il gol con l'Under 21 e quindi tutti quanti pronti ad immergersi in queste partite di campionato con la Champions nel mezzo e questo tour de force da prendere di petto. Detto questo, andiamo a vedere come sta Gutierrez, come sta Neres, perché ovviamente ci sono state le nazionali, però dal punto di vista fisico si è potuto lavorare su calciatori che poi avevano bisogno di mettere minuti nelle gambe, di ritrovare la condizione, di entrare dal punto di vista tattico nel Napoli di Conte, come può essere un Gutierrez di turno in questo caso. E cosa ci fanno sapere? Come stanno Michel Gutierrez e David Neres? Dal Corriere dello Sport oggi in edicola arrivano aggiornamenti sullo spagnolo e sul brasiliano, assenti nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari. In questi giorni, approfittando della sosta, ha lavorato con continuità anche Gutierrez, reduce da un intervento alla caviglia destra di inizio luglio, ma ormai vicino al rientro. Deciderà Conte dove e quando, ma l'esterno spagnolo è ormai pronto, quindi grasso che cola perché più ne abbiamo disponibili e meglio è per affrontare poi il campionato e le partite che ci vedranno impegnati ogni 3 giorni. Però noi andiamo sempre con calma, ci concentriamo su Fiorentina-Napoli, possiamo dare uno sguardo, forse arrivare al massimo fino al Milan per concludere settembre e quindi Fiorentina, City, Pisa e Milan, diciamo, da poter considerare, ma non andiamo a fare diciamo considerazioni su ottobre, novembre, eccetera, una partita alla volta perché è così che poi si vive anche in casa Napoli. Neres sarà una risorsa in più a sinistra, valutazioni in corso sulle condizioni di Neres, altro osservato speciale durante la sosta. Il brasiliano aveva saltato il Cagliari per un adduttore infiammato, ma sono in tanti, in vista del Tour de Force, a sperare in una finestra come Milinkovic-Savic, Lang, entrato contro il Cagliari e in grado con le sue caratteristiche di cambiare volto al Napoli. Presto ci sarà bisogno di tutti. Le probabili formazioni, ma siamo ancora lontani dal match e quindi diciamo facciamo le nostre considerazioni, poi fatemi sapere voi chi schierereste contro la Fiorentina, se volete far riposare qualcuno in vista del City, anche se questa situazione fa riposare qualcuno, diciamo visti i giorni quando giochiamo, ovvero sabato con la Fiorentina e giochi giovedì con il City, diciamo che ci sono i giorni per recuperare. Non credo che Conte faccia poi tutte queste valutazioni dal punto di vista del turnover, bisogna solo vedere le condizioni fisiche di chi è rientrato, come è rientrato, forse anche chissà tra i tanti potrebbe pagare lo scotto maggiore, anche perché alcuni sono stati anche
diciamo sostituiti, c'è stato un minutaggio un tantino più ridotto, Anghissà le ha giocate tutte e due 90 minuti le partite, quindi essendo l'ultimo a rientrare, comunque fuso orario, eccetera, eccetera, cambio di clima, potrebbe accusare un tantino il colpo, ma è sempre in sé, perché può darsi pure che Anghissà comunque batte il ferro finché è caldo, è in grande condizione, l'abbiamo visto con il Camerun, io ho visto la prima partita, una grandissima partita di Anghissà, dominio ovviamente della mediana, così come abbiamo visto tante prestazioni in casa Napoli, quindi può darsi anche che sia una considerazione che faccio praticamente da solo. Le probabili formazioni che ci danno ad oggi sono queste: la Fiorentina, De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi, Caviglia, Gosens, Ken e Piccoli, perché Gudmundsson si è infortunato, ovviamente anche a loro, perché le nazionali non lo sai mai come si rientra, e quindi può darsi che qualche pezzo lo perda una Juve, lo perde il Napoli, come abbiamo perso Rachmani, lo può perdere una Fiorentina, lo può perdere chiunque, comunque qualche calciatore, perché le nazionali comunque hanno sempre questa incognita. Questo è per la Viola. Il Napoli dovrebbe scendere in campo così: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola, Lobot, Capolitano, Anghissà, De Bruyne, McTominay e Lucca. Io credo che il Napoli scenda in campo così. Forse, come ho detto prima, potrebbe cambiare qualcosina in mediana in base a come stanno sia Anghissà, forse un De Bruyne, ma credo che De Bruyne comunque parta comunque titolare. Nel caso si vuole gestire, io come dico sempre, sono sempre della stessa opinione, nel caso tu vuoi gestire le forze per guardare all'impegno infrasettimanale, ti si presenta la partita di campionato, io scendo in campo i primi 45 minuti con i titolari, tra virgolette, o l'11 rodato che abbiamo visto da inizio campionato nelle prime due. Poi devo far rifiatare qualcuno, fine primo tempo, abbiamo 5 cambi e quindi puoi anche spendere un cambio nello spogliatoio e fai entrare qualcuno al 46esimo, puoi gestire il minutaggio di diciamo calciatori che hai in mente di far partire dal primo minuto nella partita in Champions League, anche se come ho detto diciamo che è lunga la situazione tra Fiorentina e City, così come è meno lunga ad esempio la situazione tra Milan a fine mese e lo Sporting. Lì giochiamo, se non vado errato, con il Milan di domenica sera al posticipo e poi giochi di mercoledì, quindi diciamo che sono meno giorni. Allora lì puoi andare a fare più un discorso: faccio tirare in barca a qualcuno, lo faccio giocare meno, faccio partire titolare qualcun altro e mi risparmio al limite qualche calciatore che poi sfrutterò in Champions League, ma tutto è nelle mani di Antonio Conte. Noi ci fidiamo al 200% del mister, perché non possiamo fare altrimenti, anzi non dobbiamo fare altrimenti, mi viene da dire. Detto questo, ultima ma non ultima come situazione, la terna arbitrale, o meglio tutti tra quarto uomo eccetera eccetera. Sarà Luca Zufferli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 13 settembre alle 20:45 al Franchi. L'AI ha ufficializzato le designazioni per la quarta giornata di Serie A, affidando all'arbitro friulano una gara di grande tradizione e intensità. Ad assisterlo sulle fasce ci saranno Bindoni e Teconi, mentre il quarto uomo sarà Collu. Al VAR è stato scelto Aureliano, supportato dall'assistente VAR Meraviglia. Meraviglia si rifà spazio tra le terne arbitrali del Napoli, noi l'abbiamo anche analizzato l'anno scorso. Meraviglia, e non è che poi abbia fatto tanto bene, però parliamo di una VAR e quindi la voce in capitolo è minore nella gabbia ovviamente dove si guardano i filmati. Al VAR c'è Aureliano, buon lavoro a tutti e fatelo ovviamente come si deve, senza farci incazzare, ma non parlo solo per me, tifoso del Napoli, perché comunque gli errori l'anno scorso e anche anni addietro sono stati fatti su tutti i campi e in maniera proprio disparata, quindi stiamo anche sentendo nomi nuovi dal punto di vista arbitrale da inizio campionato. Può darsi che
questo rinfrescare, ecco, il personale, tra virgolette, all'AIA possa anche far bene. Mi sto fidando troppo? Può darsi, ma vedremo. Ovviamente a campionato in corso e vita naturale durante, noi ci segniamo comunque, come abbiamo fatto negli anni scorsi, tutti gli episodi che comunque hanno un minimo hanno bisogno, ecco, di un minimo di analisi, perché non sono andati poi in maniera corretta in base a un regolamento scritto che va comunque rispettato. Fatemi sapere cosa ne pensate, la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao.